Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, io con questo video voglio iniziare a diffondere un po' di quella conoscenza fondamentale e imprescindibile affinché si possa realizzare il capolavoro della propria vita. Partiamo dal presupposto che per adempiere al meglio nella propria vita è fondamentale costruire internamente delle solide fondamenta, incorruttibili all'azione del tempo e degli eventi atmosferici, diciamo, esterni. Per costruire dunque la propria cattedrale interiore sono necessari disciplina, forza e fiducia, il cemento armato della consapevolezza. La conoscenza rappresenta la base, la struttura e i materiali della nostra cattedrale. La conoscenza è lo scopo cardine della nostra incarnazione. Una conoscenza superficiale costruirà una cattedrale di carta che al primo soffio di vento crollerà via. Una conoscenza profonda costruirà una cattedrale incorruttibile perché salda dalle fondamenta. Ergo, qualsiasi siano i vostri sogni, qualsiasi siano i vostri obiettivi e qualsiasi cosa vi sta a cuore, ecco, per raggiungere concretamente ciò a cui la vostra anima anela, la conoscenza è la sola cosa che vi può portare veramente tutto questo. Se non conosciamo le grandi leggi dell'universo, come possiamo pensare di costruire davvero qualcosa di duraturo? Conoscere queste leggi ci porta a sviluppare quei talenti che abbiamo innati, che il Divino ha dato a ognuno di noi e a conformarci ad esse. Quelle leggi, le grandi leggi, stanno alla base di ogni creazione. E allora noi, conoscendo quelle leggi, conoscendo quei grandi dettami, ci acclimatiamo con i nostri talenti nel fare delle creazioni durature. È piuttosto la negligenza nei confronti della vera conoscenza e dei grandi disegni che è la fonte della vera miseria umana. E allora io sono qui che voglio portare il mio contributo all'evoluzione del pianeta Terra e a quelle creature per le quali la divinità ha investito tutte le sue più grandi risorse e speranze e tutto il suo potere creativo. Quelle creature che la divinità ha fatto a sua immagine e somiglianza, con una sostanza chiamata amore universale. Quelle creature sono il genere umano. Ecco, io sono al servizio di queste creature magnifiche perché servo Dio. Ho una grande fiducia nel genere umano, perché è capace di cose straordinarie, come anche di cose terribili, proprio perché ha il potere del divino. Ed io sono qui a solleticare quel potere, a volte sopito, che permetterà all'uomo di riscoprire chi è veramente e di cosa può fare di se stesso e per il massimo bene di tutti. In questo video oggi voglio parlare per fare chiarezza di cosa significa il karma. Andiamo a sfatare un po' di miti, andiamo a fare chiarezza. E che cos'è il libero arbitrio? E fin dove arriva il karma e dove inizia il libero arbitrio? Allora, il karma ci dice che il nostro comportamento morale in una vita, nella vita successiva questo comportamento si trasforma in un comportamento fisico. Ossia,
tutto ciò che ci riguarda, dai tratti somatici al luogo in cui scegliamo di nascere, la famiglia d'origine, ai nostri comportamenti somatici, naso, occhi, bocca, orecchie, mani, gambe, busto. Ecco, tutto quello che ho appena descritto è il comportamento fisico della nostra incarnazione attuale che deriva da un comportamento morale dell'altra. Questo significa che nasciamo indubbiamente con una cospicua dose di necessità, ossia che il nostro karma ci porterà indubbiamente a fare delle cose per cui non abbiamo libertà. Perché? Cioè dobbiamo adempiere a tali necessità che ci vengono a livello fisico, psicofisico. Perché? Per svilupparci ed evolvere. Cioè quelle necessità diventano, una volta adempiute, le nostre nuove armi. Cioè adempiendo quelle necessità noi costruiamo la nostra struttura di vita. Ma questo non significa che nasciamo in una gabbia e non abbiamo libera scelta, Anzi, il karma ci dà una direzione, senza la quale saremmo persi. Quando noi lasciamo il corpo fisico, detto in soldoni, muoriamo a un'incarnazione, andremo a creare insieme alle gerarchie angeliche tutti i dettami della successiva incarnazione, ossia costruiremo l'archetipo del nostro nuovo corpo e del destino in cui vivremo, ossia sceglieremo famiglia, ambiente, località precisa, cioè viene tutto preordinato prima. Quindi, quando nasciamo non facciamo altro che sviluppare quello che noi stessi abbiamo preordinato. È come se prima di incarnarci ci costruissimo la casa dove andremo ad abitare. Ecco, il karma è la nostra casa. Se non ci fosse il karma, sarebbe una catastrofe, perché non si può iniziare un'incarnazione nella libertà assoluta. Abbiamo ardentemente bisogno di un indirizzo da seguire appena arriviamo sulla terra. Ecco, il karma è la nostra prima necessità. La casa in cui ci formiamo, cresciamo, testiamo il nostro potenziale, scopriamo i nostri talenti grazie alle difficoltà che abbiamo preordinato prima di incarnarci. Una scuola dove ci iscriviamo per educarci alla nostra storia di vita. Nelle vere scuole, e non parlo dell'educazione scolastica di oggi, si insegna nelle vere scuole al bambino a far venire fuori i propri talenti, al fine di metterli al servizio di se stesso e del collettivo. Questo è il karma, la casa, la scuola, dove ci viene insegnato attraverso le varie vicissitudini che andremo a sviluppare, dolori compresi, i nostri talenti. Vedremo quanto varremo, vediamo che tipo di spade abbiamo, le testiamo. Perché? Per metterle al servizio di noi stessi e del collettivo. Quando usciamo dalla fase scuola, cosa che non accade mai veramente, perché c'è sempre da imparare, ma immaginiamoci che riusciamo a comprendere i doni del nostro karma. Ecco, adesso, solo in quel momento, possiamo iniziare a co-creare consapevolmente la nostra nuova realtà e a non ripetere l'anno a scuola, ancora una volta. Meglio designato come uno stesso ciclo karmico che si ripete
quando impariamo le lezioni di quel karma, abbiamo testato le nostre armi, noi possiamo uscire dalla scuola, non ripetiamo l'anno, ossia non ripetiamo un ciclo karmico. Ecco, cos'è il libero arbitrio? Il libero arbitrio, il vero libero arbitrio inizia proprio da qui. Puoi correre solo dopo che impari a camminare. Il karma, la scuola, ti insegna a camminare. Il karma dunque è come il pavimento su cui cammino. Mi serve un pavimento su cui camminare. Così noi abbiamo bisogno del suolo del karma per cominciare la nostra nuova incarnazione. Libero arbitrio. La vita non è mai dominata da un destino immutabile. Ora vi spiego perché. Perché possiamo scegliere. Vi faccio l'esempio della divinità. Leggere i testi sacri, antichi, non va da me con rispetto proprio a come bisogna interpretare ciò che ci arriva. Allora, la stessa divinità, il divino che creò la creazione, ce lo dice. Ci dice che non esiste una concezione deterministica, laddove non esiste libertà, ma piuttosto è tutto il contrario. C'è una necessità all'inizio, come abbiamo detto adesso, un terreno su cui camminare, e poi c'è la libertà di scelta per creare il nuovo karma. La sola concezione che può veramente essere considerata è la probabilità. E vi spiego perché. Tutta la creazione creata è frutto di un pensiero degli dei o del Dio. Il cosiddetto logos, ossia la divinità che pensa, immagina e crea. Vi ricordate quel trafiletto dove dice "e fu la luce, e fu l'acqua"? Ecco. Poi che succede dopo? Poi la domenica si riposò e vide che era cosa buona. Ecco, questo è il principio di importanza fondamentale che dimostra che la divinità, quando crea, non è deterministica, cioè non dà per scontato che sta facendo bene o che tutto è già deciso su come e cosa sarà di quello che ha creato. Perché la divinità si ferma a contemplare la sua creazione, per rendersi conto di cosa ha fatto. Ella non sa veramente il risultato, altrimenti la domenica non avrebbe avuto necessità di riposare per contemplare e vedere cosa ha creato. La divinità, la domenica. Perché dice la domenica si fermò a contemplare? Perché ci sta dando delle indicazioni su come l'essere umano crea, su cosa deve fare, essendo noi divinità incarnate. Quindi la domenica la divinità ha bisogno di fermarsi a guardare per poi dire che era buona e cosa buona e giusta. Ma prima di crearla la divinità non lo sapeva. Ok? Non è niente di determinato. Il vero libero arbitrio entra dunque in gioco quando gli insegnamenti del nostro karma o vecchio copione sono stati accettati, accolti, elaborati e superati. Tutto questo può avvenire in un solo istante, oppure in cicli di incarnazioni intere. Il karma, o vecchio copione, come usiamo dire, è la grande opportunità evolutiva della nostra incarnazione. Il vecchio copione, il karma, è l'utero che ci contiene e ci sviluppa prima di partorirci, per poi riscrivere il nuovo copione o nuovo karma. In quanto anime che si rincarnano,
Subiamo indubbiamente le conseguenze delle nostre azioni passate, dunque, e al tempo stesso siamo i signori dell'avvenire. Scrivere un nuovo copione, ossia seminare nuovo karma, significa arricchire la nostra quotidianità di azioni virtuose e nobili pensieri che hanno la capacità di infonderci un'immediata sensazione di benessere, migliorando ogni giorno di più la qualità della nostra vita. Qualsiasi cosa facciamo o pensiamo influenza il nostro avvenire più immediato, fino al più remoto futuro. È qui che interviene il libero arbitrio. Possiamo scegliere di soffrire, rifiutando, non volendo accettare, rifuggendo dalle lezioni che il nostro karma ha da offrirci, andando incontro a ripetersi di schemi difficili e tormentati. Oppure dare finalmente una svolta, trasformando quello che chiamiamo male in opportunità di bene. Altrimenti non se ne esce. Quando accettiamo e iniziamo a collaborare con il nostro karma o vecchio copione, smettiamo di sbraitare e iniziamo il vero viaggio dell'eroe, descritto in centinaia di miti classici e non. Diventiamo Ulisse verso il suo ritorno ad Itaca. Quando accettiamo con ardore, è solo lì che stiamo iniziando a scrivere il nuovo copione. E solo lì possiamo iniziare a focalizzare i veri obiettivi dell'anima e andarci incontro senza paura. La paura genera resistenza, ma la paura è legata alla mancata accettazione delle prove del tuo karma. Quando accetti quelle prove, dalle più dure alle meno dure, senza scappare o distrarti, perché quelle sono gli esami, la scuola, e per ognuno sono diverse, a seconda di quello che ha stabilito prima di incarnarsi, a seconda delle lezioni che doveva apprendere dalle vecchie vite. Ecco, solo in quel momento puoi testare la tua forza quando le accetti, quanto vali veramente e chi sei. Lì percepisci in modo inequivocabile la tua natura divina, che ti infonde una forza senza precedenti. Hai dunque recuperato la tua forza e rivivendo quelle sfide ne acquisirai sempre di più. Quando accetti quel karma, recuperi quella forza, rivivi quelle sfide, ne acquisisci sempre di più, sempre di più, sempre più forza, ti senti veramente l'eroe nel suo viaggio consapevole. Ti sentirai pregno di divino, niente più può distruggerti. Ed è solo in quel momento che capirai e onorerai il ruolo profetico del tuo karma o quel vecchio copione, senza il quale non avresti mai potuto partorirti. La lettura dei tarocchi alla luce di quanto detto finora. Bene. Cosa leggono le carte? Le carte leggono il karma, leggono ciò che è stato precedentemente preordinato e leggono i potenziali sviluppi. Una buona lettura di tarocchi, oracoli, ci permette di capire ciò che è stato già preordinato e come adempiere al massimo risultato rispetto ai potenziali o attitudini che abbiamo in dotazione dalla nascita. Le carte ci offrono la straordinaria opportunità di capire cosa ci è accaduto fino ad oggi, qual è la nostra sfida, dietro la quale si nascondono le nostre capacità o talenti,
al fine di superarla per integrare e manifestare i talenti stessi e manifestare la grande maestria. Le carte sono uno strumento straordinario di conoscenza che, se opportunamente usato, ci indirizzano nell'acquisizione del nostro vero potere, quel fuoco interiore dove si realizza il capolavoro della nostra vita. Qual è la chiave di volta di tutto questo? Il sentire. Il sentire è la chiave di volta, l'inchiostro con cui scrivere sulla nuova lavagna. Quando sentiamo sulla nostra pelle risuonare la corda del nostro potenziale interno, è lì che dobbiamo mirare senza mezzi termini. Per sentire il sentire, occorre placare la mente, che è frutto dei condizionamenti indotti dal vecchio copione. Ma possiamo ugualmente sentire la verità sul corpo, sotto forma di brividi o altre sensazioni che ci indicano che quel qualcosa lì è nostro, come quando ascoltiamo un interattivo piuttosto che un altro e dici sì, ma questa cosa io la sento, ecco, ciò che senti è già tuo. E le carte ci servono proprio ad andare incontro a quel qualcosa di tuo. La sfida dell'incarnazione è dunque il libero arbitrio, ossia scegliere di andare oltre noi stessi superando il vecchio copione stabilito dal karma, che fino a questo momento ci ha aiutato ad avere le basi su cui partire e formarci e partorirci. Scegliere di andare oltre e superarci. Potremmo dunque concludere. Concludere mi sembra un piuttosto... non si conclude proprio niente. Mettiamo le basi. Potremmo dunque dire che gran parte del nostro destino è scritto, perché è necessario che sia così, per formarci, per testarci, per partorirci. Ma il resto siamo noi a deciderlo. E le carte ci aiutano a capire quali sono i potenziali o talenti e dove ci condurranno se opportunamente seguiti. Ci condurranno a creare nuovo karma, da cui partire nella successiva incarnazione, vivendo già adesso con quel senso di completamento di chi sa di esserci riuscito. E da come lo vedi? È istantanea la manifestazione, lo senti dentro, anche semplicemente facendo una cosa che non hai mai fatto, facendo una cosa fuori dalla tua routine, ecco lì vedi che sta iniziando a cambiare. E lì stai seminando nuovo karma. Un'altra cosa interessante che voglio portare alla vostra attenzione è uno degli archetipi stellari di riferimento del karma. Saturno. Saturno è il signore del karma e in medicina olistica fa capo al sistema scheletrico. Le nostre ossa sono il principio di Saturno. E cosa ci fa capire questo? Che se non avessimo lo scheletro non potremmo stare in piedi. La rigidità dell'apparato scheletrico ci serve a muoverci nel mondo, così come il karma, come abbiamo già detto prima, è imprescindibile per il viaggio sulla Terra. Esso ci dà una strada da percorrere, senza la quale la vita sulla Terra non sarebbe possibile. Una volta acquisito la lezione del karma, o per meglio dire, una volta acquisiti i talenti che il karma ci dona, noi siamo abbastanza grandi per poter
co-creare consapevolmente la nostra realtà e scrivere il capolavoro della nostra vita. Un'altra accezione del karma è che esso rappresenta la nostra zona comfort. Ecco perché è spesso così difficile cambiarne la rotta. Ma è la nostra sfida. Altrimenti non ha proprio senso l'incarnazione. Ma sta proprio lì, quindi, la sfida del cambiamento. Per capire come ci si sente quando dovete agire diversamente, no? Per esempio. E quindi per riscrivere il vostro nuovo copione e uscire dalla zona comfort. Ecco, vi faccio questo esempio. Immaginatevi che siete stanchissimi e vi addormentate, ok? Ma dopo 2 ore la sveglia suona. Ecco, quell'intorpidimento che può impedirvi di alzarvi e scattare. Pensate che proprio quell'intorpidimento è la chiave della vostra sfida. Ci vuole una grande, grandissima volontà al riguardo per alzarsi dal letto dopo 2 ore, quando siete stanchissimi. Magari l'esempio non è dei migliori, ma può rendere l'idea. Ecco perché molti ripetono cicli interi di vite avvolti da tale intorpidimento. Ma tutti noi lo abbiamo fatto. Tutti noi siamo rimasti intorpiditi per eoni e eoni di vite. Fino a quando non diciamo basta, basta. Io sono di più di questo intorpidimento. Io lo sento di essere di più di questo intorpidimento. Io mi voglio svegliare. E così, ogni giorno di più, al suono di quella sveglia che tanto odi ma che tanto senti dentro di te, che è la chiave della tua passione, tu inizi a svegliarti. E lì inizia il tuo libero arbitrio. Sceglierai di svegliarti, anziché continuare a dormire, perché svegliarti è pazzesco, svegliarti è bellissimo, svegliarti ti mette quell'acceleratore che non hai mai sentito nella vita. Ricordiamo dunque che noi possiamo scegliere e non è assolutamente scritto il nostro futuro, è scritto quello che abbiamo fatto ed sono scritte le varie possibilità che abbiamo a disposizione per scegliere come proseguire. Come si vedono tali possibilità? Da quando qualcosa vi risuona o vi dà un brivido. Quello che vi risuona è già disponibile per voi, sta a voi la scelta. Nel mio caso, nel caso specifico di questo canale, le nostre carte ci dicono laddove vi può risuonare qualcosa ed è lì che dobbiamo svegliarci, è lì che dobbiamo andare a parare. Siamo qui per superare noi stessi, che in buona sostanza significa uscire dalla zona comfort del vecchio karma, che ci ha istruito e dato uno scheletro per sperimentare le opzioni che i nostri potenziali ci offrono. Siamo qui per sperimentare le opzioni di quei nostri potenziali o talenti di cui sentiamo in brivido quando qualcosa ci risuona. Poi, una volta sperimentata una strada, possiamo fermarci a contemplare se è quella giusta oppure no. Ricordate come fa la divinità che vi ho citato prima? E fu luce e fu acqua, e poi la domenica si fermò a contemplare e vide che era cosa buona. Vedete? La divinità, quando crea, non dà per scontato che ciò che sta facendo è giusto o è già determinato. Ella si ferma a contemplare la sua creazione per vedere cosa ha fatto. Se ha fatto giusto o se ha fatto sbagliato. Altrimenti la domenica non si sarebbe fermata.
La lettura sperimentale delle sacre scritture, delle care, grandi scritture, ci offre la chiave della nostra genesi e come proseguire. In noi è insufflato l'alito di Dio. Dio agisce attraverso di noi. Abbiamo le sue stesse caratteristiche, sua immagine e somiglianza e abbiamo lo stesso potere di creazione. La conoscenza è la chiave di tutta l'evoluzione e conoscere significa creare le fondamenta indistruttibili su cui ergere la nostra cattedrale incorruttibile. Conoscere significa essere incorruttibili. Conoscere significa non essere alla mercé di nessuno. Questo è il tempo del risveglio della coscienza e della consapevolezza, in cui noi pionieri del nuovo tempo dobbiamo e abbiamo il dovere morale, la responsabilità civile e individuale di manifestare la maestria incarnata, ricordando le antiche memorie che abbiamo già sperimentato nelle nostre precedenti incarnazioni. E dico ricordando. La parola ricordare viene dal latino cor cordis, che significa riportare al cuore. Seguire il cuore con coraggio, cor cordis è anche il coraggio, significa manifestare la maestria incarnata. E con questo, mie sacerdotesse, miei guerrieri, ci stringiamo all'unisono per cantare e praticare e manifestare le lodi della maestria. Ecco, è come il divino ci insegna. Mi fermo a contemplare l'esposizione che ho appena fatto e penso. Ho condiviso qualcosa di importante, una consapevolezza che personalmente mi ha cambiato la percezione delle cose e ha arricchito la vita stessa. L'ho fatto mettendo quello che ho imparato al servizio delle creature di Dio. Sì, e allora sì, è cosa buona e giusta. Con ardente passione e profondo amore vi abbraccio, miei guerrieri.